Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Nuova grande giudiziaria per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ancora una volta le operazioni di mercato del Napoli sono oggetto di indagine da parte della Procura di Roma che ipotizza nei confronti dell'imprenditore il reato di falso in bilancio, un'accusa non nuova nei confronti di De Laurentiis. Ricorderete tutti la vicenda delle plusvalenze per l'acquisto di Victor Osimhen dall'Lille. Nell'operazione furono inseriti i cartellini oltre che del portiere Carnesis, dei giovani Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. Questi ultimi furono valutati, stando al bilancio chiuso nel 2021, tra i 4 e i 7 milioni. Una cifra giudicata eccessiva dagli inquirenti per dei ragazzi che non avevano praticamente mai giocato. Adesso la Procura di Roma vuole vederci chiaro su un altro acquisto, quello di Costas Manolas, difensore prelevato dalla Roma per circa 30 milioni. Ne parliamo tra un attimo, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale. Dunque, cosa è successo in queste ore? È successo che, indagando sul trasferimento di Victor Osimhen, la Guardia di Finanza e la Procura di Roma sono andati a ritroso negli anni e si sono imbattuti nel trasferimento di Manolas. Secondo il PM titolare dell'inchiesta, che sono Lorenzo De Giudice e Giorgio Orano, ci sarebbe un caso di plusvalenza fittizia generata dal trasferimento di Manolas. In sostanza, gli inquirenti ritengono che tanto l'operazione di Osimhen quanto quella del difensore greco siano state condotte in modo tale da gonfiare i bilanci. Ci sarebbero state dunque operazioni economiche irregolari. Gli avvocati del Napoli hanno fatto sapere che De Laurentiis è pronto ad essere ascoltato dagli inquirenti per chiarire la sua posizione. Ora è evidente che essere formalmente indagati non costituisce una sentenza di colpevolezza, così come non lo è essere rinviati a giudizio. È per un fatto che gli inquirenti hanno in mano elementi che compromettono la posizione di De Laurentiis. Naturalmente, e perdonatemi la frase fatta, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso e che si accerti la verità. Se si dovrà pagare, si pagherà. Intanto la FIGC ha chiesto alla Procura di Roma gli atti. Ricordo che Napoli e De Laurentiis furono deferiti ad aprile del 2022 per la vicenda Osimhen. Il caso Manolas costituisce un nuovo filone delle indagini. Per adesso questo è quanto si sa sulla vicenda giudiziaria. Dite la vostra lasciando un commento, io vi saluto e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale.